Un orologio svizzero. Recupero non si è giocato nulla e si è sbrigato pure a fischiare. Figurati. Inter 2, Bologna 2, ancora una volta, maledetto asterisco, maledetto Bologna con l'asterisco, ancora una volta ci impantaniamo qua. Esco molto amareggiato da questa partita, c'è un Inzaghi che sta cercando di frenare i giocatori che andavano a protestare contro Pairetto, non abbiamo pareggiato per l'arbitro, quindi capisco l'amaro in bocca per quello che è un pareggio pesante, 2 punti che pesano tanto in questa corsa scudetto, 2 punti buttati via per un Inter che era andata sotto per 1-0 dopo un ottimo approccio del Bologna a questa partita. Avevi avuto la forza di reagire e di riportarti in vantaggio e poi Simo ci siamo chiusi troppo presto. Ci siamo chiusi troppo presto, prendiamo un altro 2-2, un altro pallone comunque con una deviazione, con una situazione un po' così, di un Inter troppo bassa, troppo presto, e poi ancora una volta mi viene da dire, quando vuoi provare a ribaltarla di nuovo, impatto dalla panchina praticamente zero o quasi. Non c'è stata nemmeno la minima reazione dal 2-2, se non per quella clamorosa occasione da gol che ha avuto Taremi, e paghiamo ancora una volta una scarsa precisione sotto porta, dove se sbagli gol così come quello di Taremi rimane l'immagine di un gol sbagliato clamoroso. C'è anche da dire, Simo, che non puoi pensare sempre di dover fare 3 o 4 gol per vincere le partite. Questo è un altro tema. Beh sì, questo di base. Se prendi 2 gol in casa, qualunque sia l'avversario, c'è sempre qualcosa che non va. E 2 gol in casa contro il Bologna dovrebbero essere più che sufficienti per vincere. Purtroppo non è andata così. Ci sono un po' tutti i soliti ingredienti all'interno di questa partita dell'Inter, che pur avendo subito 2 gol, come dicevi un attimo fa, comunque ha avuto delle occasioni per fare il terzo, ma poi o perché non tiri o perché sotto porta ti fai prendere da non so quale volontà di cercare delle giocate complicate e alla fine non la metti dentro. Dalla panchina, come hai detto, ingresso da 0 al cubo da parte di tutti quelli che sono entrati. Io poi non ho neanche percepito onestamente, a livello proprio di intensità e di Sì, linguaggio del corpo, non ho percepito un Inter vogliosi andarla a vincere fino in fondo. Magari è solo per stanchezza, non lo so, però l'impressione è stata questa. Poi tra l'altro coi cambi, come facevo notare anche nel finale, secondo me ci siamo complicati la vita, nel senso che abbiamo messo tanti giocatori a ridosso dell'area, Frattesi, le 2 punte, accompagnava anche Dumfries, però poi si creava uno spazio enorme tra questa linea e quelli che costruivano, talmente ampio che impediva a quelli che avevano la palla più indietro di crossare perché erano troppo distanti e di portare la palla fino a lì. Quindi spesso andavamo indietro, tornavamo da De Vrij, addirittura da Sommer. Quindi negli ultimi 20 minuti in particolare abbiamo anche abbassato la qualità del gioco. Grandissimissime occasioni non le abbiamo avute, a parte quella di Taremi, che però appunto non tira nemmeno, quindi è una grande occasione fino a un certo punto. E poi i gol, non dico che glieli regaliamo noi, però il primo è un tiro deviato, il secondo idem, con una palla che tra l'altro Di Marco passa a Orsolini prima che arrivi a Holm. C'è sicuramente rammarico, sì. io cioè esco veramente abbattuto da questo secondo tempo, soprattutto perché io da una squadra che vuole vincere tutto, vuole riconfermarsi campione d'Italia, hai questo asterisco sulle spalle con la possibilità di riportarti a ridosso del Napoli con una partita da giocare, fai un secondo tempo da 0 tiri in porta, da 0 produzione. Ho visto adesso gli expected goal che non dicono tutto, ma comunque 0.15 di produzione nel secondo tempo vuol dire che non hai fatto praticamente nulla, ma soprattutto l'assalto finale che mi aspettavo non lo hai fatto, e qua si vede anche una condizione atletica, fisica, veramente difficile, veramente precaria. Dall'altro lato c'è stato un Bologna che, lo dicevamo, il Bologna aveva perso contro il Verona, ha pareggiato con la Roma, ma meritava di più. È una squadra che è in un buon momento, e abbiamo visto che comunque è riuscita anche fino all'ultimo, hanno avuto la squadra alta, hanno un pochino abbassato l'intensità del pressing, ma comunque erano molto più presenti di noi nel pressing, e poi riuscivano anche a coprirsi dietro e a gestire bene la fase difensiva, e noi praticamente non abbiamo prodotto nulla, cose sterili andando su Buchanan a sinistra, ma tutti i subentrati praticamente non si sono visti. Frattesi, che è l'unico giocatore che abbiamo in questo momento come caratteristica che ti può dare quella scossa in più, che ti può dare quel qualcosina in più,
è al centro di questo caso di mercato che deve essere risolto quanto prima, perché se non riesci a tenerlo settato sull'Inter, è inutile che ti tieni un giocatore scontento in squadra che ti inquina secondo me tutto lo spogliatoio. Quindi facciamo chiarezza quanto prima su Frattesi e Simo, qui si tratta di capire anche a livello di mercato che qualcosa forse questa Inter deve prevedere, deve fare, deve pensare, perché la questione dell'impatto dalla panchina troppo poco impattante, scusa la ripetizione, è una cosa che ci portiamo avanti da diverse giornate e poi ci saranno tanti temi ancora da trattare su questa partita, però io resto proprio con questo rammarico di un secondo tempo che non è a livello delle ambizioni che abbiamo noi. Di fronte abbiamo avuto un avversario bravo ed organizzato, però io Inter mi aspetto almeno una sfuriata finale che non c'è stata. Sì, è anomalo un secondo tempo da 0 tiri e da 0.15 di expected goal per l'Inter in casa col Bologna. È anomalo, questo sfido chiunque a negarlo. Diciamo che la questione dell'avversario è stata secondo me un po' un cane che si morde la coda, nel senso che il Bologna è stato molto coraggioso nello stare sempre molto alto, non rinunciare mai alla partita che aveva preparato e lo ha fatto bene fino alla fine, probabilmente anche perché l'Inter ha prestato il fianco non dando l'impressione di poter colpire. Oppure viceversa, cioè l'Inter non è riuscito a farlo perché il Bologna è stato sempre molto alto. Da un certo punto di vista, quindi comunque i meriti al Bologna vanno dati per questa cosa in particolare, però ecco, come hai detto, l'Inter che non ti dà mai l'impressione di poter andare a colpire è anomalo. Sulla questione dei cambi, allora, sono 5 cambi nei quali 2 sono difensori e sono 2 dei primi 3 che fa Inzaghi in blocco sul 2-2 al 70esimo, Pavard e Carlos Augusto. 2 cambi secondo me previsti in anticipo per togliere minuti ad Darmian e Di Marco che hanno giocato tanto in queste partite, però sono 2 cambi di 2 difensori in una partita che devi vincere. Poi mette Taremi che fa molto male togliendo Lautaro, ci può anche stare, poi chiaramente avessimo vinto 3-2 con gol di Taremi avremmo detto genialata. Adesso ti viene da dire cavolo hai tolto Lautaro che ha fatto un'ottima partita in una gara che dovevi andare a vincere. E poi gli ultimi 2, Frattesi secondo me fa una partita, anche lui è un discreto fantasma, però lì cioè, lo metti nella speranza che sotto porta dia il suo solito contributo con una giocata dalle sue, ma come dicevo fai fatica a portargli la palla e Buchanan è ingiudicabile, ha fatto 150 minuti fino a qui, certo è giusto metterlo, però non posso buttargli la croce addosso se non fa il salvatore della patria. Potrebbe tornare d'attualità il famoso discorso della gestione della rosa, di dare più minuti in certe partite ad alcuni di quelli che poi magari in questi momenti ti servono, ma non so se sia il momento giusto per farlo, però sicuramente c'entra anche questo. Senti Simo, tanti commenti della chat sono sulla questione arbitrale, sulla direzione di gara di Pairetto. Ci sono 3 temi secondo me su questa direzione di gara. Da uno degli arbitri che fischia di più, mi aspettavo qualche cartellino in più, soprattutto da Casale che doveva essere ammonito nel primo tempo e poi di nuovo anche nel secondo ed esce senza ammonizioni. Nel finale questo fallo fischiato su Frattesi con l'Inter che stava andando in contropiede, che faccio veramente fatica a capire perché sia stato fischiato quel fallo, tante proteste anche su un possibile rigore con Thuram su Skorupski. A me quell'episodio ancora oggi non è molto chiaro, cioè in questo momento non è molto chiaro. Nemmeno a me, nel senso che Marelli dice che Skorupski si ferma e Thuram gli va addosso, quindi contatto di gioco. Io non so come possa un portiere che sta uscendo per cercare di anticipare un attaccante, come possa fermarsi. Non lo capisco, ma magari è un limite mio. Vorrei rivedere un altro replay perché mi ha fatto allo stesso modo strano che nessuno dei nostri abbia protestato e che il VAR, se ha fatto un controllo, lo ha fatto nel giro di 4 secondi. Quindi anche questo mi fa pensare che forse sono io in errore, però la situazione era strana. In generale, partita dove Pairetto ha l'1% di responsabilità, il Sì. fallo finale su Frattesi per me è ridicolo, e lì comunque avevi una punizione in cui potevi provare la palla in mezzo, e sì, comunque dai, peso minimo dell'arbitro oggettivamente. Simo, ti vedo un po' bloccato, provo un attimo ad uscire e rientrare, così ti recuperiamo al meglio.
Gestione della partita altamente insufficiente, scrive Rick, compresa Venezia aver rischiato di brutto, stiamo buttando via il campionato, scrive Simone in chat. Ringrazio EC che scrive molto deluso, ma forza Inter, grazie EC per questa super chat, grazie mille. La partita l'ha persa Di Marco, scrive Emanuele, purtroppo sì, purtroppo, cioè nel senso che sul secondo gol del Bologna era un Inter che si stava troppo chiudendo già da troppo, cioè si stava già abbassando in questo avvio di secondo tempo, questo cross che Di Marco può tranquillamente controllare sul secondo palo e gestire sicuramente meglio, invece lo serve ad Orsolini che poi propizia il 2-2 con il tiro deviato di Holm, Di Marco, che tra l'altro anche in quel famoso Bologna-Inter era stato sovrastato da Arnautovic. Si ripropone un po' anche la questione della gestione di queste coperture difensive, dove sì, l'errore di Marco lì pesa assolutamente, però diciamo che nel senso ti fai comunque pareggiare, un minimo di reazione in più ragazzi me l'aspetto. E anche qua adesso c'erano tanti temi dentro questa partita e vedo tanti commenti sulle prestazioni dei singoli. E uno dei temi era chiaramente Aslani, confermato lì davanti alla difesa. A Venezia c'era anche, diciamo, lo dicevo, l'attenuante, comunque il vantaggio aveva avuto Aslani di un avversario che lo aveva pressato molto poco e quindi anche lì si era potuto mettere in vetrina con quel lancio lì. Ragazzi, però da Aslani oggi che si è alzato il livello è colato a picco un po' in questa prestazione qua lì in mezzo al centrocampo, che nel primo tempo non fosse stato è stato soprattutto Barella secondo me a reggere il peso del centrocampo. Poi Zelinski nella parte finale del primo tempo è cresciuto tanto con 2 ottime giocate, mette quel pallone anche che porta al gol veramente molto molto bello, però sinceramente di prestazioni dei singoli parlerei a parte, perché in questo momento io ho visto veramente un Inter molto stanca. Sarà fondamentale per domenica recuperare giocatori come Pavard, che è entrato con un passo un po' in ritardo anche in alcune giocate, Mkhitaryan che dovrebbe rientrare, le assenze di Ciala e Bissek peseranno. Diciamo che la cosa adesso che ci tiene ancora lì è che il prossimo weekend ci sarà anche lo scontro diretto tra Atalanta e Napoli, mentre noi avremo l'Empoli in casa, che dovrebbe essere un turno propizio a noi per cercare di riprendere un po' di terreno. È fuori da ogni dubbio però che questo pareggio di stasera fa male, soprattutto per come è arrivato, per le motivazioni. Spetta all'Inter adesso ripartire. È evidente però che siamo di fronte a una squadra molto stanca e su cui gli infortuni stanno pesando assolutamente. Ne riparleremo poi a parte con una nuova clip, con l'analisi più a freddo. Adesso a caldo è una partita anche un po' difficile da commentare, quindi vi aspetto nel club di Passione Inter su passioneinter.club e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic subito sul tasto iscriviti.